Benvenuti in un nuovo video TBD, sono Obe e oggi andiamo a vedere un altro drone, un piccolino della famiglia JJRC, l'H36, molto carino per chi vuole iniziare in questa attività, in questo hobby, utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Allora, la confezione è questa, noi l'abbiamo scelto di colore blu, vedete si può scegliere anche in colore grigio, più o meno la colorazione del grigio è questa, noi abbiamo preso questa colorazione, ci sembrava molto più carina. Le funzioni di questo mini drone, micro drone, sono una frequenza di 2,4 GHz per comandarlo, la possibilità di fare evoluzioni, flip a 360 gradi, una funzione che hanno praticamente ormai tutti, LED lights, ha due piccoli LED, poi li vedremo, niente di speciale, un giroscopio a 6 assi naturalmente, la modalità headless, un modo di volo facilitato, il return to home. Inoltre ha due velocità di reattività, chiamiamola così, una più reattiva e una meno reattiva. Bene, apriamolo e vediamo il nostro piccolino. Ok, io ho ordinato la versione con due batterie, infatti una è qui insieme al caricabatterie e le eliche di scorta, l'altra è già all'interno del drone e questo è il radiocomandino. Vorrei farvi vedere la dimensione effettiva. Prendo un accendino, questa è la dimensione del telecomando. Il drone, che anche lui è più o meno grosso come un accendino, anzi è grosso come un accendino, infatti misura più o meno 8 cm per 8 cm e una diagonale di 10. Il peso del nostro piccolo dronino è di 21-22 grammi, batteria compresa. Andiamo adesso ad aprire la nostra confezione degli accessori, troviamo un caricabatterie. Una volta inserito nell'USB si accenderà una lucina rossa, quando collegate la batteria la lucina si spegne, quando la batteria è carica la lucina rossa si riaccende, molto semplice. Più o meno ho provato, una carica dura 25 minuti, pensavo peggio, poi logicamente dipende dove lo inserite, quanta potenza eroga anche l'USB. Comunque penso che in mezz'oretta le batterie sono cariche. Batterie che, come abbiamo anticipato prima, abbiamo preso nel pack con la batteria aggiuntiva, così da avere più divertimento. Le batterie sono da 150 mAh e sono molto piccole, sono delle lipo logicamente a una cella sola e hanno, come potete vedere qui, 30C. 30C senza scendere in particolari, perché magari non vi interessano, più è alto questo numerino, più la batteria è reattiva, quindi più è alto meglio è. Inoltre abbiamo anche le nostre eliche di ricambio. E per le eliche, le batterie o altri pezzi di ricambio, perché il drone poi alla fine è tutto qui, è una scheda, 4 motori e un pezzo di plastica, doveste però rompere qualche cosa, vi lasciamo il link alla pagina del sito dove potete acquistare tutti i pezzi di ricambio e eventualmente sostituirli. Per le batterie vi ribadisco, se le prendete perché ci sono anche batterie compatibili non marchiate JJRC, vanno altrettanto bene, se però hanno meno C sappiate che è leggermente meno reattivo il vostro quadricottero. Le istruzioni del nostro H36, all'interno del quale c'è scritto veramente tutto in inglese, sono molto complete, spiegano bene tutte le funzioni e le avvertenze per l'uso di questo quadricottero. E dulcis in fundo abbiamo un altro fogliettino. AR Master Shooter è praticamente un piccolo giochino in realtà aumentata, scaricabile solo per iOS, peccato che non ci sia anche per Android, dove scansionando col vostro lettore QR questo codice, questo tag, vi porterà direttamente nell'App Store per scaricare questa applicazione che si chiama JJRC Master Shooter
Una volta scaricata, inserite uno user che volete e una password che volete e entrerete nel mondo della realtà aumentata. Ok, mettiamo via il nostro piccolo gioco in realtà aumentata. Ricapitoliamo, abbiamo il nostro drone con la sua batteria già inserita, che andrà collegata logicamente qui. Il radiocomando che ha bisogno di 2 batterie AA non comprese. Una volta inserite le batterie, vedete che le luci lampeggiano. Io accendo il telecomando, faccio su e giù con lo stick di sinistra, le luci si stoppano e il drone è pronto a volare. Vi dico subito che avendo queste paraeliche, questo drone è veramente resistente, robusto. Potete usarlo secondo me tranquillamente anche in casa, perché anche se sbatte contro un ostacolo viene ammortizzato da questo paraeliche completo. Bene, adesso andiamo a vedere in specifico tutte le funzioni del nostro radiocomando. Allora, innanzitutto, senza andare a leggere le istruzioni, questo radiocomando è in modo 2. Questo sulla sinistra è lo stick del gas. Alzandolo e abbassandolo mi dà la spinta per alzare o abbassare il quadricottero. Sempre sulla sinistra, girando lo stick a sinistra o a destra, mi darà la possibilità di ruotare orizzontalmente, in questo senso, il mio quadricottero. Sulla destra abbiamo il roll e il pitch, che non sono altro che il roll, la possibilità di inclinarlo a sinistra e a destra, quindi in questa maniera e in questa maniera, e il pitch in avanti e indietro, quindi in questa maniera e in questa maniera. Il pulsante in alto a sinistra ci dà la possibilità di scegliere la modalità di reattività del nostro quadricottero. Cliccando fa 2 bip, vuol dire che è 2 volte più reattivo, diciamola così, è nella modalità più reattiva. Invece se fa un bip solo è nella modalità un po' più pacata, con la quale vi consiglio di iniziare. Se lo tenete in modalità 1, ovvero la modalità con la quale lui reagisce meno velocemente, sappiate che se c'è anche solo un po' di vento è difficile da controllare, quindi usatelo in casa, magari o in giornate che non ci sia molto vento. Questo pulsante qui, come la maggior parte dei radiocomandi di questo tipo di quadricotteri, anche in questo serve a fargli fare i flip. Quando premo questo pulsante qui e sposto a sinistra, a destra o avanti o indietro, lui mi farà il flip. Quindi premendo questo pulsante e girando a destra, lui mi farà un flip in questa maniera. Se invece premo e spingo ad esempio in avanti, mi farà un flip in questa maniera. Per flip intendiamo un'acrobazia. Andiamo avanti con i pulsanti sulla sinistra. Questi 2 pulsantini qui sono uno per il return to home. Questo pulsante qui, in estrema sinistra, significa che fa rientrare il nostro velivolo se noi lo troviamo, se non riusciamo più a recuperarlo. Attenzione che questa funzionalità non è seguita da un GPS, non è gestita come i quadricotteri più evoluti e costosi, ma è semplicemente la sua schedina dentro ricorda i movimenti che fa. Quindi se io lo mando in qui, lo giro in questa maniera, la schedina si ricorda, il suo processorino interno si ricorda che è girato in questa maniera. Quindi essendo partito da qui, quando io schiaccio questo pulsante qua, lui mi ritornerà indietro nella direzione da dove è partito. Se io poi non lo stoppo, non lo abbasso e comunque non lo gestisco, lui continuerà in quella direzione, quindi se ne andrà dietro di voi. Quindi vi consiglio di provarlo, anche perché generalmente potrebbe non avere una precisione millimetrica, nel senso io parto da qui, volo, arriva qui, poi io gli dico return to home, lui fa così. Potrebbe anche venire verso di voi, potrebbe fare così, però è importante perché ci aiuta nel momento che non capiamo più come è indirizzato, perché essendo molto piccolo bastano 10-15 metri e non lo vediamo più, potrebbe esserci utile per rientrare.
il pulsante vicino, il 4 inteso nelle istruzioni, e la possibilità di avere LED-less mode, ovvero in qualsiasi direzione io ho il muso del mio quadricottero, come muovo gli stick, lui si muove in quella direzione. Quindi io sono magari rivolto verso di me, so che per venire verso di me dovrei spingere avanti, però con LED-less mode se io spingo così lui va in quella direzione, quindi io spingo avanti, lui va avanti. Se è messo così, spingo avanti, lui va avanti. Se è messo di lato, spingo avanti e lui va in questa direzione. Attenzione, è utile, divertente, bellissimo, sembra di saper pilotare fin da subito, però se volete poi proseguire in questo hobby vi sconsiglio vivamente di utilizzarlo, perché vi abituate male e rischiate poi di non poter gestire altri modelli. Questi due pulsanti sono i pulsanti per il tuning, per la possibilità di fare il trim a destra e a sinistra del nostro quadricottero. Cosa succede? Che se il nostro quadricottero è in questa posizione ed io lo vedo che comincia a scivolare sulla destra o sulla sinistra, con questo qua posso andare a correggere. Quando sentite il beep più lungo vuol dire che è centrato, quindi se io ne faccio 2 a destra più 2 a sinistra sentirete il beep lungo, che vuol dire è in posizione centrale, un pochettino più lungo. Anche in questo caso è una funzione interessante, ma considerato il tipo di drone, le dimensioni, diciamo la fascia, sì, possiamo farlo, però sappiate che sono sempre droni che vanno corretti, dai più piccoli ai più grossi. Anche in FPV quelli che stanno fermi sono quelli che hanno il GPS e il barometro. Qualsiasi altro drone va sempre comunque gestito a livello di manuale, anche se è trimmato. Bene, abbiamo visto le funzioni di questo drone, non sono tantissime, ma per quello che è il drone, per imparare a volare, sono più che sufficienti. Adesso andiamo a vedere come si comporta all'aperto. Bene, penso di avervi detto tutto su questo microdrone resistente ma soprattutto divertente. Se il video vi è piaciuto lasciateci un mi piace, commentate, sicuramente vi risponderemo, e iscrivetevi al canale ricordandovi di attivare la campanella. Da Obe è tutto, grazie e al prossimo video!